Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sayubi Crochet ed oggi vediamo insieme come realizzare questo baby doll riadattato anche ad abito, come potete vedere, che state proprio visualizzando in questo momento. Per realizzare questo progetto mi sono munita di 450 grammi di cotone ecologico di Casa Tresfere nella variante panna, abbinato a 15-20 grammi di Chic Fur nella variante fucsia. Ovviamente potrete scegliere voi i colori che preferite. Ho lavorato il progetto con un uncinetto numero 3,5 e mi è servito anche un po' di filo elastico trasparente per andare a creare proprio questa arricciatura che troviamo all'inizio e alla base della gonna. Detto questo ragazzi, ago da lana marca punti forbici e siamo assolutamente pronte per iniziare. Il multiplo di lavorazione è di 4. Io ora lavoro sul campione per mostrarvi il punto, ma vi do le linee guida per capire quali misure prendere. Questa catenella andrà a circondare il nostro torace, per cui avremo un baby doll abitino stile impero che avrà la parte che fascia il seno elastica. Che cosa dobbiamo fare quindi? Prendere intanto la misura del nostro seno, quindi della nostra circonferenza seno, e realizzare una catenella che sia lunga tanto quanto questa misura e che rispetti il multiplo di 4. Una volta fatto questo, accertiamoci di averla sul dritto e la chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima. A questo punto ci alziamo con 3 catenelle o con una maglia bassa sull'altra, come amo sempre fare io, e realizziamo un primissimo giro lavorando una maglia alta in ogni punto disponibile. Ci portiamo anche appresso la codina. Chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella o nella seconda maglia bassa. Fatto questo, una catenella, avvolto il lavoro e realizzo un punto basso nel primissimo punto disponibile. 4 catenelle, salto 3 maglie di base, entro nella quarta con una maglia bassa e ripeto 4 catenelle, salto 3 maglie di base, entro nella quarta con un punto basso e ripeto questa operazione per tutto quanto il mio primo giro. Concludo con una maglia bassa nell'ultimo punto e mi aggancio nel primo punto basso del giro con una maglia bassissima. Una catenella, volto il lavoro. A questo punto realizzo una maglia bassa nel primissimo punto, 3 catenelle e nello stesso punto realizzo 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. 1, 2 e 3. In questa riga lavorerò solamente le maglie basse, quindi mi porto subito sopra la maglia bassa che ho realizzato con una maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte nel punto dove ho fatto la maglia bassa. 2 e 3. Salto tutto l'archetto, entro nel punto basso successivo con un punto basso, 3 catenelle e 3 maglie alte, sempre tutto nello stesso punto e continuo in questo modo per tutta la riga. E questa volta invece mi vado a chiudere agganciandomi nell'archetto creato dalle mie prime 3 catenelle con una maglia bassissima. Ecco che inizia a prendere forma il nostro motivo. Una catenella, volto il lavoro, una maglia bassa subitissimo, quindi nel primo punto, e ripeto 1, 2, 3, 4 catenelle ed entro nell'archetto successivo con una maglia bassa. E ripeto 1, 2, 3, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, eccolo qui, maglia bassa, 4 catenelle e così via per tutta la riga. Anche in questo caso chiudiamo con una maglia bassa nell'ultimo archetto e poi ci portiamo nel primo punto basso concludendo il nostro giro.
catenella, volto il lavoro e ripeto esattamente quello che ho fatto nel giro sottostante, quindi maglia bassa nel primissimo punto, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto dal quale mi parte il primo punto basso. Lavoro questa volta quindi le maglie basse dei giri, maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi ragazze, il motivo si sviluppa su 2 righe che vanno ripetute esattamente nella stessa maniera. Ripeteremo la riga con le 3 maglie alte, le 3 catenelle e le 3 maglie alte nello stesso punto e poi successivamente avremo la riga con le 4 catenelle e il punto basso dove agganciano le 3 catenelle della riga sottostante, del giro sottostante. Dobbiamo continuare in questo modo fino a fasciare il nostro seno, quindi qui la lunghezza varierà da persona a persona. Non abbiate paura di vedere che la larghezza complessiva di questo top, di questa prima parte, è molto grande, perché poi con il nostro filo elastico andremo a ridimensionare questa prima parte stringendola e adattandola al meglio alla nostra fisicità. Concludo il tutto con una maglia bassissima nel primo punto e adesso mi alzo con 3 catenelle oppure con una maglia bassa sull'altra e procedo a ripristinare i punti iniziali. Quindi ho le mie 4 catenelle volanti e all'interno dello spazio ci realizzo 4 maglie alte. Realizzo successivamente nella maglia bassa una maglia bassa e procedo in questo modo per tutta la mia riga. Quindi vado a ripristinare per l'appunto tutta la riga di maglie alte che ho realizzato all'inizio. A questo punto dobbiamo aumentare per creare l'effetto arricciato. Per poterlo fare, sopra il giro di maglia alta che abbiamo realizzato punto su punto sostanzialmente nel giro precedente, andiamo a realizzare un giro di aumenti. Ogni maglia alta sottostante verrà lavorata con 2 maglie alte. In questo modo noi aumenteremo sensibilmente la circonferenza del nostro baby doll o abito. Continuiamo per tutto il giro. Terminato questo giro, vedete che abbiamo già molto arricciato la nostra lavorazione, ma non temete perché adesso, continuando a lavorare come vi spiegherò, il nostro abito non verrà chissà quanto più ampio, ma si creerà un effetto molto interessante e piacevole. Da questo momento in poi, in sostanza, dovremo riprendere la lavorazione esattamente come ve l'ho spiegata fino adesso e quindi ricominceremo a lavorare le nostre 2 righe del motivo alternandole. In questo caso io mi aggancio subito con 3 catenelle o una maglia bassa sull'altra e nello stesso punto realizzo 3 maglie alte. Salto 3 punti di base e mi aggancio nel quarto con una maglia bassa, 3 catenelle e nello stesso punto realizzo 3 maglie alte. Quindi ripeto praticamente la mia seconda riga di lavorazione di tutto il progetto. Il giro successivo naturalmente sarà quello delle 4 catenelle che si agganciano poi con una maglia bassa, esattamente quello che ho spiegato all'inizio del video. Continuiamo con questi giri fino a raggiungere la lunghezza che desideriamo. Ed ecco finalmente il momento della chic fure. Abbiamo tagliato il cotone con l'ultimo giro di lavorazione, ci agganciamo all'inizio del giro per l'appunto che dobbiamo realizzare con 2 catenelle e poi facciamo un giro di mezze maglie alte ripristinando i punti iniziali. Questo vuol dire che se siete arrivate alle 4 catenelle volanti e alla maglia bassa realizzerete una mezza maglia alta nella maglia bassa e 4 mezze maglie alte all'interno dello spazio delle catenelle per tutto il giro naturalmente. Al contrario, se siete arrivati all'altra riga, quindi quella delle 3 maglie alte nello stesso punto con le 3 catenelle, realizzerete semplicemente 3 mezze maglie alte nelle 3 maglie alte e una mezza maglia alta nello spazio delle 3 catenelle. Io realizzerò in questo modo 2 giri per dare un pochino più di importanza a questo bordo e farò esattamente la stessa cosa nella parte superiore, 2 giri di mezze maglie alte con la mia chic fure.
Eccolo qua il nostro progetto terminato. Vi starete chiedendo che fine abbia fatto il filo elastico. Ebbene, l'ho utilizzato per stringere l'indosso del mio abito, quindi nella parte alta e nella parte dell'attaccatura della gonna, esattamente dove sono i giri di maglie alte lavorati punto su punto. Per comodità, nella parte interna ho semplicemente preso un ago da lana e ho fatto passare attraverso i punti il mio filo elastico, stringendolo alla fine e assicurandolo con un nodo molto molto semplice. Godiamoci il nostro abitino, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e naturalmente vi aspetto al prossimo.